Lezione 1. Rimanere connessi nell'era digitale. Ehi Anna, usi molto la posta elettronica in questi giorni per rimanere in contatto con amici e familiari? Sicuramente, la posta elettronica è diventata uno strumento essenziale per rimanere in contatto. Sono d'accordo, è incredibile quanto ci affidiamo alla posta elettronica per comunicare. Assolutamente. È così comodo poter inviare messaggi e condividere aggiornamenti istantaneamente. Sicuramente. E la possibilità di allegare file e documenti lo rende davvero utile per tutti i tipi di scambi. Questo è vero. La posta elettronica è ottima sia per le comunicazioni personali che professionali. Esattamente. Lo trovo particolarmente utile per coordinare gli orari e pianificare eventi con le persone. Lo stesso qui. La funzione Thread semplifica l'organizzazione delle conversazioni. Sicuramente un punto di svolta rispetto ai vecchi tempi della posta fisica. Di sicuro. L'email ha davvero trasformato il modo in cui restiamo in contatto. Assolutamente. È difficile immaginare la vita senza questa tecnologia adesso. Lo so, è diventato parte integrante della nostra vita quotidiana. Di sicuro. La posta elettronica è solo uno dei tanti modi in cui la tecnologia ha rivoluzionato la comunicazione. Sicuramente. Sarà interessante vedere come continuerà ad evolversi in futuro. Sono d'accordo, è uno spazio emozionante da guardare. Grazie per l'ottima chiacchierata sull'email. Lezione 2. Ruminazione del lavoro a distanza. Buon pomeriggio, Anna. Ho sentito che di recente hai iniziato a lavorare da remoto. Come sta andando? È stato un vero punto di svolta, John. Sicuramente un grosso aggiustamento, ma adoro la flessibilità. È bello sentirlo. Immagino che lavorare da casa abbia i suoi vantaggi. Assolutamente. Essere in grado di creare il mio programma mi ha davvero aiutato a ridurre i miei livelli di stress. Posso vedere come sarebbe il caso. Niente più spostamenti o rigidi orari d'ufficio. Esattamente. E trovo di essere effettivamente più produttivo senza tutte le distrazioni dell'ufficio. Questo è interessante. Avrei pensato il contrario, ad essere onesti. Lo so, è un malinteso comune. Ma la mancanza di chiacchiere in ufficio è un punto di svolta. Ah, buon punto. Quelle piccole interruzioni si sommano davvero, vero? Sicuramente. E trovo di avere più energia e concentrazione senza la routine quotidiana. Meraviglioso. Sembra una situazione vantaggiosa per te. Lo è davvero. E l'equilibrio tra lavoro e vita privata è migliorato immensamente. Posso immaginare che sia così. Riuscire ad allontanarsi dalla scrivania ogni volta che è necessario. Precisamente. Niente più sensi di colpa per aver lasciato l'ufficio presto per appuntamenti o commissioni. Tale flessibilità deve essere incredibilmente liberatoria. Posso capire come aiuterebbe a prevenire il burnout. Assolutamente. È stato un punto di svolta per il mio benessere generale. Beh, sono felice di sapere che sta andando così bene per te, Anna.
Forse dovrei occuparmi personalmente del lavoro a distanza. Lezione 3. L'arte della persuasione. Ehi Anna, ho un compito che richiede il tuo aiuto. Potresti prestarmi una mano per dipingere la recinzione questo fine settimana? Dipingere la recinzione. Non sembra il modo più eccitante di trascorrere un sabato. Lo so, ma ascoltami. Lo so che potremmo davvero renderlo divertente e piacevole. Divertente e piacevole. Faccio fatica a immaginarlo. Esattamente come pensi di farlo? Beh, potremmo trasformarlo in un gioco o in una competizione. Scopri chi riesce a dipingere il più veloce o il più preciso. HMM. Suppongo che questo potrebbe renderlo un po' più interessante. Cos'altro avevi in mente? E potremmo alzare un po' di musica, magari ordinare una pizza per ricaricarci. Oh, la pizza rende tutto più buono. Ok, hai suscitato il mio interesse. Ottimo. Sapevo di poterti convincere. Sarà un'esperienza davvero gratificante. Questo lo vedremo. Ma sono disposto a provarci e vedere se riusciamo a renderlo piacevole. Questo è lo spirito. Ti garantisco che ti divertirai prima di accorgertene. Questo lo vedremo. Ma sono di mentalità aperta e pronto ad abbracciare il pittore che c'è in me. Eccellente. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Sarà epico. Epico, eh? Questo lo vedremo. Ma sono disposto a provarci e vedere cosa succede. Questo è quello che mi piace sentire. Questa sarà la migliore festa di pittura di recinzioni di sempre. Questo lo vedremo. Ma sono disposto a fidarmi del tuo entusiasmo e a provarci. Fantastico. Posso già dire che sarà un giorno da ricordare. Lezione 4. Un'avventura culturale. Buongiorno, Anna. Siete mai stati a Central Park? Central Park. No, non ne ho ancora avuto l'occasione. Vale la pena visitarlo? Oh, è assolutamente da vedere. Il parco è come una piccola oasi nel centro della città. Davvero? Cosa lo rende così speciale? Ho sentito che è piuttosto grande. Esattamente. È più di 800 acri, con così tanto da esplorare. I paesaggi sono sbalorditivi. Paesaggi. Nel cuore di New York. Questo è intrigante. Assolutamente. Ci sono bellissimi giardini, laghi, ponti e persino uno zoo. Uno zoo. Nel cuore di Manhattan. Questo parco sembra incredibile. E non è tutto. Anche l'offerta culturale è di prim'ordine. Offerte culturali. Tipo cosa? Sto diventando sempre più curioso. Musei d'arte di livello mondiale, sale da concerto, teatri, è una mecca culturale. Wow, non avevo idea che Central Park fosse un tale centro di attività. Sono convinto. Devi andare, Anna. È come entrare in un mondo diverso, proprio in città.
Beh, me l'hai sicuramente convinto. Quando possiamo pianificare un viaggio esplorativo? Che ne dite di questo fine settimana? Mi piacerebbe essere la tua guida e farti fare da guida. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di provare la magia di Central Park. Fidati di me, sarà un'avventura indimenticabile. Non vedo l'ora. Lezione 5. Un'avventura all'aria aperta. Giornata meravigliosa, vero, Anna? Perfetto per un'avventura all'aria aperta. Assolutamente. Sono così entusiasta di trascorrere un po' di tempo nella natura. Anch'io. Pensavo che potremmo dare un'occhiata a quel nuovo sentiero escursionistico. Un sentiero escursionistico. Sembra perfetto. Sono secoli che non faccio escursioni. Dovrebbe avere delle viste incredibili. Prenderemo una boccata d'aria fresca. Aria fresca e panorami mozzafiato. Conta su di me. Devo andarmene dalla città. Meraviglioso. Ho preparato un bel pranzo al sacco che possiamo gustare lungo la strada. Oh, un picnic nella natura. Questo suona sempre meglio. E ho sentito che c'è una bellissima cascata alla fine del sentiero. Una cascata. Adoro le cascate. Sarà una giornata incredibile. Pensavo che ne saresti stato entusiasta. La natura mi solleva sempre il morale. Lo stesso qui. Non vedo l'ora di staccarmi dalla frenetica vita cittadina. Questo è esattamente il motivo per cui l'ho suggerito. Entrambi abbiamo bisogno di una fuga rinfrescante. Sei così premuroso. Sono davvero fortunato ad avere un amico come te. Oh, grazie Anna. Sono felice di poter vivere questa esperienza insieme. Anch'io. Andiamo. Non vedo l'ora di mettermi in pista. Assolutamente. Sfruttiamo al massimo questa bella giornata all'aperto. Lezione 6. Jazzy iTunes. Ehi Anna, hai visto quel fantastico festival jazz in centro lo scorso fine settimana? No, me lo sono perso. Però ho sentito che era assolutamente incredibile. La musica jazz è semplicemente la migliore. Hai capito bene. C'è qualcosa nelle melodie fluide e nell'improvvisazione che mi colpisce. Sicuramente. E l'energia in quei festival è sempre così elettrica. Vorrei essere stato lì. Beh, sei fortunato. C'è un altro grande evento jazz tra poche settimane. Dovremmo assolutamente andarci insieme. Davvero? Mi piacerebbe moltissimo. Avevo intenzione di ampliare le mie conoscenze sulla musica jazz. Perfetto, possiamo dare un'occhiata a tutti i diversi artisti, prendere del gustoso cibo da festival e immergerci nell'atmosfera. Sembra un piano. Non vedo l'ora di provare di nuovo l'emozione del jazz dal vivo. Nemmeno io. I festival jazz sono solo la celebrazione definitiva di questa incredibile forma d'arte. Assolutamente. Non c'è niente di meglio dell'energia di una folla che suona un incredibile assolo di sax.
Totalmente. E non si sa mai che tipo di collaborazioni a sorpresa o jam session improvvisate potrebbero nascere. Oh, è vero! Adoro l'elemento di spontaneità in questo tipo di eventi. Lo stesso qui. Rende l'intera esperienza così viva e imprevedibile. Sono così emozionata. Ci divertiremo tantissimo a questo festival di jazz. Non c'è dubbio. Questo sarà sicuramente uno per i libri. Lezione 7. Un narratore vivace. Anna, non indovinerai mai la fantastica storia che ho sentito ieri. Oh, mi racconti. Adoro le belle storie. Cosa è successo? Il vecchio in fondo alla strada stava raccontando le sue esperienze di guerra. Esperienze in tempo di guerra. Sembra accattivante. Cosa ha detto? Ha descritto le battaglie con dettagli così vividi che potevo praticamente sentire i cannoni sparare. Wow, deve essere stato intenso. È davvero bravo con le parole, vero? Assolutamente. Mi ha dipinto un'immagine così vivida che mi sembrava di essere lì. Posso solo immaginarlo. La narrazione è davvero una forma d'arte. Sicuramente. Il modo in cui trasmetteva le emozioni e il caos di quel tempo era straordinario. Vorrei averlo sentito. Sembra un maestro nell'evocare immagini. Ne rimarresti stupito. Mi ha tenuto con il bordo del sedile tutto il tempo. Scommetto. I narratori con quel livello di abilità sono rari di questi tempi. Lo so, giusto? L'intrattenimento moderno non è paragonabile. È così vero. C'è qualcosa di speciale in una tradizione orale. Concordato. Le sue parole hanno lasciato un'impressione così vivida che non riesco a smettere di pensarci. Lezione 8. Atletismo e narrazione di Abe. Anna, sapevi che Abraham Lincoln era un vero atleta in gioventù? Davvero? Non avevo mai capito che il 16° presidente avesse un lato così sportivo. Assolutamente. Apparentemente, era conosciuto in Illinois come un eccellente wrestler. Wow, non me lo sarei aspettato da uno statista così famoso. Sì, a quanto pare era piuttosto abile e ha persino vinto diverse partite locali. Affascinante. Mi chiedo quali altri talenti nascosti avesse. Beh, era anche famoso come affascinante narratore nella sua comunità. Un narratore è un set di abilità piuttosto versatile. Sicuramente. La gente del posto adorava ascoltare i suoi vividi racconti e aneddoti. Posso immaginarlo. Deve aver avuto un vero talento per coinvolgere il pubblico. Assolutamente. La sua capacità di dipingere un quadro con le sue parole era notevole. È incredibile quanti strati ci siano in una figura storica così iconica. Concordato. Lincoln era davvero un uomo del Rinascimento in tanti modi.
Ti viene da chiederti quali altre profondità nascoste avessero questi grandi leader. Sicuramente. C'è sempre altro da scoprire sulle icone della storia. Di sicuro. Lincoln sembra essere una persona a tutto tondo. Senza dubbio. Un atleta di talento, un narratore di talento e, naturalmente, un presidente leggendario. Che curriculum impressionante. Aveva davvero tutto, vero? Assolutamente. Lincoln era un uomo davvero straordinario sotto tanti aspetti. Lezione 9. Scoperte preistoriche. Anna, hai sentito parlare delle affascinanti scoperte fossili in Africa? No, cosa hanno trovato? Sono sempre impaziente di conoscere nuove scoperte paleontologiche. A quanto pare, i ricercatori hanno scoperto fossili di oltre 150 specie precedentemente sconosciute. Wow, è incredibile! Da che tipo di creature provengono questi nuovi misteriosi fossili? La parte davvero intrigante è che alcuni di loro non assomigliano a nessuna specie conosciuta. Com'è emozionante! Deve gettare nuova luce sul mondo preistorico. Assolutamente. Questi risultati potrebbero riscrivere la nostra comprensione dell'evoluzione e della vita sulla Terra. Posso solo immaginare quanto debbano essere rivoluzionarie queste scoperte per la comunità scientifica. Sicuramente. I paleontologi sono entusiasti di indagare ulteriormente su questi fossili. Scommetto che non vedono l'ora di scoprire maggiori dettagli su questi enigmi preistorici. Esattamente. Chissà quali altri segreti la Terra potrebbe ancora nascondere nei suoi antichi strati. La prospettiva di scoprire specie completamente nuove è semplicemente affascinante e sbalorditiva. Sono d'accordo, ti viene davvero da chiederti quali altre meraviglie attendono di essere scoperte. Assolutamente. Più impariamo, più ci rendiamo conto di quanto c'è ancora da scoprire. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Il mondo della paleontologia è davvero una frontiera di meraviglie. Effettivamente, questi reperti fossili testimoniano l'incredibile ricchezza del passato del nostro pianeta. Di sicuro. Non vedo l'ora di vedere quali altri enigmi preistorici verranno risolti negli anni a venire. Nemmeno io. È un momento emozionante per essere uno studente di scienze naturali, questo è certo. Sicuramente. Le possibilità di nuove scoperte sono infinitamente intriganti. Lezione 10. Le gioie della proprietà di animali domestici. Buongiorno, Anna. Avete notato che avere un animale domestico allieta sempre la giornata? Assolutamente. Le fusa di Lily non smettono mai di farmi sorridere. So cosa intendi. La coda scodinzolante del mio cane Buddy è il miglior stimolo dell'umore. Gli animali domestici hanno davvero un modo speciale per sollevare il morale, vero? Sicuramente. C'è qualcosa di così confortante nel loro amore incondizionato. Completamente d'accordo. Sono sempre pronti ad ascoltare senza giudicare. Esattamente.
Mi ritrovo a raccontare a Buddy tutti i miei problemi e lui mi ascolta con attenzione. Ah, faccio la stessa cosa con Lily. È la perfetta confidente che non giudica. È incredibile quanto possano essere perspicaci anche loro. Buddy sa sempre quando ho bisogno di una coccola. Assolutamente. Lily capisce in qualche modo quando mi sento triste e viene a coccolarmi. Gli animali domestici sono davvero una fonte di gioia e conforto infiniti, vero? Assolutamente. Non so cosa farei senza il mio piccolo compagno peloso. Nemmeno io. La compagnia di Buddy è insostituibile. Sono d'accordo, c'è qualcosa di così speciale nel legame tra una persona e il suo animale domestico. Non avrei potuto dirlo meglio. È una connessione davvero unica nel suo genere. Di sicuro. Gli animali domestici portano così tanto amore e felicità nelle nostre vite. Sicuramente. Sono grata ogni giorno per la gioia che Buddy mi porta. Lo stesso qui. Lily è davvero una benedizione. Gli animali domestici sono davvero i migliori. Non so cosa farei senza Buddy. Lezione 11. La gioia di invecchiare insieme. Ehi Anna, hai mai pensato a come sarebbe invecchiare insieme? Sai, io sì. Se avrò la fortuna di vivere così a lungo, spero di essere ancora mentalmente vigile e fisicamente attivo. Assolutamente. Odierei perdere le mie facoltà mentali o essere costretto su una sedia a rotelle. Lo stesso qui. Voglio essere in grado di godermi appieno i miei anni d'oro. Sicuramente. Poter viaggiare e dedicarsi ai nostri hobby sarebbe il sogno. Sicuramente. E naturalmente, avere l'un l'altro per condividere queste esperienze sarebbe impagabile. Esattamente. Invecchiare con la persona che ami sembra assolutamente meraviglioso. Sono d'accordo, il solo pensiero di potermi sedere insieme in veranda, a guardare il tramonto, mi fa sorridere. Ah, e litigare su chi riceve l'ultimo biscotto, proprio come una vecchia coppia sposata. Ah, sì. E litigando su chi farà per primo il cruciverba. O ricordando tutte le folli avventure che abbiamo avuto da giovani. O le storie che saremmo in grado di raccontare. Posso solo immaginare i nostri nipoti che alzano gli occhi al cielo. Ah, sì. Probabilmente penserebbero che siamo storia antica. Ma ne ameremmo ogni minuto. Invecchiare con il tuo migliore amico è il sogno. Assolutamente. Finché ti avrò al mio fianco, sarò un vecchio felice. Oh, John. E sarò una vecchia signora felice con te. E ancora tanti anni insieme. Berrò fino a quello. Viva una vita di amore e risate. Salute, mia cara. Aspettiamo di invecchiare, con grazia e insieme. Non potrei essere più d'accordo. Sarà un viaggio pazzesco. Lezione 12. Un'avventura a grandezza naturale.
Ehi, Anna, hai mai pensato di vivere in una casa delle bambole? Una casa delle bambole? Intendi una casa minuscola in miniatura? Sembra così stravagante. Esattamente. Immagina di poter vivere in una casa delle bambole a grandezza naturale. Sarebbe molto divertente. Ah, ma John, pensa ai pericoli. Saremmo dei giganti in confronto ai mobili. Oh, andiamo, Anna. Dov'è il tuo senso dell'avventura? Pensa alle possibilità. Non lo so, John. Salire su sedie e tavoli minuscoli non sembra molto allettante. Ma immagina, potresti vivere in una casetta accogliente, con tutto ridotto alle nostre dimensioni. HMM. Suppongo possa essere molto affascinante. Dovremmo stare molto attenti, però. Certo. Dovremmo andare in punta di piedi e controllare ogni nostra mossa. Sarebbe una sfida. Una sfida, davvero. Ma sai come si dice, maggiore è il rischio, maggiore è la ricompensa. Esattamente. E basti pensare alle meravigliose foto su Instagram che potremmo scattare. Ah, sì. Saremmo l'invidia di tutti i nostri amici. Vivere in una casa delle bambole a grandezza naturale. Vedi, stai iniziando a farti venire l'idea. Sarebbe l'avventura definitiva. Va bene, mi hai convinto. Facciamolo. Dove possiamo trovare una casa delle bambole a grandezza naturale? Ah, speravo che lo dicessi. Ci divertiremo tantissimo, vedrai. Sono un po' nervoso, ma soprattutto eccitato. Sarà una corsa sfrenata. Questo è lo spirito, Anna. Non vedo l'ora di vedere in che tipo di guaio possiamo incorrere. Nemmeno io. John, creiamo dei ricordi nella nostra casa delle bambole a grandezza naturale. Ci puoi scommettere. Sarà la decisione migliore che abbiamo mai preso. Lezione 13. Avventure in aeroporto. Ehi, Anna, ti sei ricordata di fare le valigie per il volo? Le buone maniere. Certo. Non mi sognerei mai di provocare un putiferio all'aeroporto. Bene, bene. Sai come le persone possono arrabbiarsi e perdere la calma. Assolutamente. Dobbiamo essere consapevoli e rispettosi di tutti quelli che ci circondano. Esattamente. Esattamente, senza intasare i braccioli o tagliare la fila, capisci? Oh, sicuramente. E niente musica a tutto volume o conversazioni telefoniche ad alto volume. Ah, sì. È un modo infallibile per attirare l'attenzione dei tuoi compagni di viaggio. Uffa, sì. E non fatemi nemmeno parlare di persone che reclinano i sedili all'indietro. Oh, questo è un problema scottante. Lo spazio personale è così importante su un volo. Assolutamente. Dovremmo essere cortesi e premurosi nei confronti di chi ci circonda. Totalmente. E non dimentichiamoci di riporre correttamente il nostro bagaglio a mano. Buon punto. Non vogliamo essere quella persona che blocca il corridoio o immonda la cappelliera.
Esattamente. Bisogna stare attenti al flusso e non ostacolare gli altri. Concordato. Sarà un volo completo, quindi dobbiamo stare molto attenti. Senza dubbio. Ma ehi, se seguiamo tutte le regole non scritte dei viaggi aerei, sarà un gioco da ragazzi. Assolutamente. Con un po' di etichetta aeroportuale, possiamo mantenere la pace e fare un viaggio senza intoppi. Questo è lo spirito, Anna. Diamo l'esempio di un buon comportamento in aeroporto. Lezione 14. Fitness Frenzy. Va bene, Anna, non vedo l'ora di iniziare la mia partita di fitness. Qual è il piano? Oh, ho delle ottime idee. Che ne dici di iniziare con una veloce corsa mattutina? Sono d'accordo. Devo aumentare la frequenza cardiaca e far fluire le endorfine. Totalmente. Dopo, possiamo fare un po' di allenamento di forza per tonificarci. Eccellente, sto pensando alle flessioni, agli squat e forse anche a qualche tavola. Fantastico! Possiamo sfidarci e superare i nostri limiti. Cavolo sì. La competizione amichevole è il modo migliore per rimanere motivati. Concordato. E non dimenticate la flessibilità. Lo yoga sarebbe perfetto. Oh, sono un po' arrugginito con il mio cane, ma sono disposto a provarci. Non preoccuparti. Ti spiegherò tutto. Si tratta solo di trovare il tuo centro. Mi piace. Devo mantenere forte quella connessione mente-corpo, capisci? Assolutamente. E non dimenticare di fare il pieno come si deve. Gli snack salutari sono fondamentali. Ottima chiamata. Frullati proteici e frutta e verdura fresca. Esattamente. Vogliamo nutrire i nostri corpi, non appesantirli. Hai capito bene. Sarà un cambiamento nello stile di vita, non una soluzione rapida. Esattamente. Lento e costante vince la gara quando si tratta di rimettersi in forma. Sono con te, Anna. Facciamo questa cosa e senziamoci meglio che mai. Ci puoi scommettere, John. Sarà un fantastico percorso di fitness. Non vedo l'ora. Nemmeno io. Questo è l'inizio di una vita completamente nuova e più sana per me e te. Lezione 15. L'enigma del contratto. Buongiorno, Anna. Ho una domanda veloce su questi termini di pagamento. Certo. John, che ti passa per la testa? Sono lieto di chiarire. Beh, speravo di poter modificare un po' la data di scadenza. Sarebbe possibile? HMM, fammi dare un'occhiata. A che tipo di cronologia stavi pensando? Che ne dici di 30 giorni invece degli attuali 15? Questo ci darebbe maggiore flessibilità. Capisco, e funzionerebbe con le tue proiezioni sui flussi di cassa? Assolutamente. Ci aiuterebbe davvero a gestire meglio le nostre finanze. Ok, questo ha senso. Penso che possiamo fare questo aggiustamento. Fantastico. Apprezzo molto la tua disponibilità a essere flessibile.
Non è affatto un problema. Vogliamo assicurarci che questa partnership sia un successo. Concordato. E a proposito di successo, qualche idea sul raggruppamento dei servizi? Oh, è un'idea interessante. Che tipo di pacchetto avevi in mente? Beh, stavo pensando che potremmo aggiungere un po' di supporto marketing a un prezzo scontato. Sarei disponibile a esplorarlo. Insieme potremmo aumentare la nostra visibilità. Esattamente. Trarremmo entrambi beneficio da una maggiore esposizione. Suona bene. Analizziamo i dettagli e sistemiamo le cose. Meraviglioso. Si preannuncia una conversazione davvero produttiva. Sicuramente. Sono lieto che siamo riusciti a trovare un punto in comune su questi termini. Anch'io. Anche per questo mi piace lavorare con te, Anna. Sei sempre così ragionevole. Lezione 16. Collaborazione culinaria. Ehi, Anna, ho una ricetta gustosa da condividere. Oh, dimmelo. Sono sempre alla ricerca di piatti nuovi. Quindi ho provato questo piatto vegetariano arrosto l'altro giorno ed è stato un successo. Interessante. Che tipo di verdure hai usato? Ho scelto un mix, carote, cavoletti di Bruxelles e patate dolci. Sembra una combinazione deliziosa. Qualche condimento speciale? In realtà, sì, ho aggiunto un tocco di cannella e ha davvero esaltato i sapori. Cannella sulle verdure? È una svolta inaspettata. Lo so, giusto? Ma ha funzionato così bene. Ha aggiunto un bel sapore di nocciola. Bello. Lo proverò sicuramente la prossima volta che arrostisco delle verdure. Sicuramente sì. Oh, e ho aggiunto anche delle noci pecan tritate. Pecan, deve avergli dato una bella scossa. Assolutamente. Ho davvero portato il piatto al livello successivo. Beh, mi hai venduto. Beh, dovrò ricrearlo. Fammi sapere come va a finire. Cerco sempre di imparare nuovi trucchi. Lezione 17. Orazione d'impatto. Ehi Anna, ho una domanda veloce sul tuo processo di scrittura del discorso. Assolutamente. Sono felice di condividerlo. Cosa vorresti sapere? Bene, sto lavorando a una presentazione importante e potrei usare alcuni suggerimenti. Certo, che tipo di consigli stai cercando esattamente? Voglio assicurarmi che il mio discorso risuoni davvero tra il pubblico, capisci? Sicuramente. La chiave è concentrarsi sulla sostanza piuttosto che sullo stile. Ah, capisco cosa intendi. Meno parole fantasiose, più informazioni sull'impatto reale. Precisamente. Cose, e lo faremo non tanto con discorsi che suonino bene quanto con discorsi validi e validi. Questo mi piace. L'autenticità e la pertinenza sono fondamentali. Assolutamente. E non aver paura di creare storie personali e condividere storie.
Buon punto. Connettersi a livello emotivo è così importante. Esattamente. Dipingi un'immagine vivida in cui il tuo pubblico possa identificarsi. È davvero utile. Qualche altro consiglio che puoi offrire? Bene, pensa ai tuoi messaggi chiave e strutturali in modo logico. Ah, sì, devi avere un flusso chiaro e non limitarti a divagare. Esattamente. E non dimenticate di esercitarvi, esercitarvi, esercitarvi. Sicuramente. La consegna è fondamentale tanto quanto il contenuto stesso. Assolutamente. Con il giusto approccio, il tuo discorso sarà un vero successo. Grazie per aver dedicato del tempo a condividere questi suggerimenti, Anna. Questo è molto utile. Lezione 18. Grocery Game Plan. Buongiorno, Anna. Ho una domanda veloce per te. Ehi, certo, che succede? Sto per andare al negozio, ma voglio assicurarmi di non dimenticare nulla. Una buona idea. Facciamo un elenco di tutto ciò di cui abbiamo bisogno prima di andare. Ok, ottima idea. Ok, vediamo, abbiamo sicuramente bisogno di prodotti freschi. Sicuramente. Che tipo di frutta e verdura dovremmo mangiare? Beh, stavo pensando magari a delle mele croccanti, delle arance succose e delle verdure a foglia verde. Oh, sembra un inizio delizioso. Cos'altro ci serve? Che ne dici di pane integrale o pasta per alcuni carboidrati sani? Ottima chiamata. E non possiamo dimenticare le proteine, magari del pollo o del pesce. Assolutamente. Devo bilanciare il pasto. Oh, e avremo bisogno anche di alcuni condimenti. Naturalmente, non posso dimenticare le spezie per esaltare davvero i sapori. Esattamente. E non dimentichiamo il caseificio, latte, formaggio, magari dello yogurt. Sicuramente. Contiene un sacco di calcio e probiotici buoni. Di sicuro. Va bene, penso che copra le basi principali. C'è altro che ci manca? Non riesco a pensare a niente che mi venga in mente. Andiamo al negozio? Mi sembra una buona idea. Facciamolo, è ora di conquistare la lista della spesa. Lezione 19. Disciplina alimentare. Ehi Anna, ho una domanda sulle abitudini di acquisto. Va bene, sto ascoltando. Cosa ti passa per la testa? Beh, sto cercando di essere più disciplinata quando vado a fare la spesa. Oh, ti capisco. L'acquisto d'impulso può davvero far deragliare un budget. Esattamente. Finisco sempre per afferrare cose che non mi servono davvero. Conosco la sensazione. Come speri di rimanere più concentrato? Cercherò di attenermi alla lista che abbiamo fatto prima. Non vagare senza meta. Buon piano. Fare una buona lista della spesa è metà della battaglia. Sicuramente.
E cercherò di evitare quegli allettanti capezzoli e oggetti impulsivi. Mossa intelligente. I corridoi esterni sono di solito dove si trova l'essenziale. Sì, mi atterrò al perimetro il più possibile. Oh, e non dimenticare di mangiare uno spuntino prima di andare. Anche questo aiuta. Ah sì, ottima scelta. Fare la spesa a stomaco vuoto è una ricetta disastrosa. Ah, sì. Allora tutto sembra molto appetitoso. Esattamente. Ok, penso di avere un piano solido adesso. Fantastico. Sono sicuro che andrai alla grande. Basta attenersi a quella lista. Lo farà. Augurami buona fortuna, è ora di conquistare il negozio di alimentari.